Ragazzi, buongiorno. Questa mattina addirittura un po' di sole. Però penso che abbia piovuto guardando le condizioni della moto. Temperatura saremo intorno ai 10 gradi. Anzi, 12 gradi. Però come esce il sole è qualcosa. È caldissimo. Cioè nel senso, il sole scalda tantissimo. Adesso andiamo a fare colazione tutti insieme. All'interno l'unico riscaldamento È questa stufa a legna che praticamente si trova quasi al centro, ma ovviamente dalle camere il calore che arriva è veramente poco. ¿Descansaron? Qué bueno, buenos Buenos días. días. ¿Cómo Ok, están? todo bien, Qué gracias. bueno. Aquí tenemos nuestro yogur, el queso que hicimos ayer en la tarde, manjar de leche, mantequilla, pan. Perfecto. Qué bueno, sigan, buen provecho. Yogurt fatto in casa, assaggiamo. Quantità da mangiare. Pane fatto in casa ovviamente e il formaggio che ieri Sara ha fatto. Insieme alle altre ragazze. E adesso importantissimo, prova del 9 perché siamo a 3500 metri, la notte ha piovuto sempre perché il duegno, il proprietario, ci ha detto che ha piovuto dalle 2 fino alle 6 di mattina, la temperatura sarà scesa intorno ai 6-7 gradi, quindi freddo. Benzina che non sarà il massimo perché l'abbiamo messa qua alla Tacunga e non avevano la premium, quindi 95 ottani, ma non sono mai 95 ottani. Quindi un mix di cose che per la Tenerona è un po' devastante. Dai Tenerona. Ci prova, ma fa fatica. Vedete, in questo caso tanti dicono che non bisogna accelerare, mentre dal mio punto di vista se non si accelera non parte. Poi pian pianino la centralina. Sistema tutto, ma c'è un odore di benzina pazzesco. Ha fumato un po' appena accesa. Sicuramente la centralina ha capito che la moto aveva bisogno di più benzina. ¿Están listos? Pasen Fue bien. un placer. Ha sido un gusto servirles, que pasen bien. Gracias. Un piacere enorme. Igual, que pasen bien, un buen día, un gusto haberles servido. Hasta luego. Navigatore impostato, passeremo per la laguna Quilotoa. Eccola qua. Adesso chi è che viene a posto mio a guidare la moto in questi 800 metri di fango? Guardate che tranquillità, però poi con il sole è tutt'altra roba. Piano, che la situazione qua non è il massimo, loro vanno in giro con i pick up e il Land Rover. Ok, passiamo di qua. La situazione a grandi linee sembra come quella di ieri sera, quindi dai, pensiamo positivo, perché anche questo pochissimo sole, se guardate, sta asciugando. Che posti, mamma mia. Qua mucho cuidato. Ok, ci sono ancora le impronte di ieri quando siamo arrivati. Altra cosa che abbiamo notato è la visibilità, sembra che l'inquinamento sia ridotto al minimo oppure non ci sia. Qui è un po' peggio. Sono i tratti a ritroso che abbiamo già fatto ieri arrivando. Attenzione, cerchiamo di rimanere al centro. Ma aggravati dalla pioggia di stanotte. È vero che il sole è molto forte, però Pablo ci ha raccontato che per fare i lavori al campo Attenzione qui, attenzione. serve un giorno in cui non piova mai, e da queste parti in questo periodo dell'anno è davvero difficile che in 24 ore non piova davvero mai. Un perrito, altro perrito. Non penso che vedano tante moto da queste parti, o meglio tanta gente da queste parti. Comunque ce l'abbiamo fatta, tornati sull'asfalto, quindi riscaldamento fatto. Ora proseguiamo alla destra perché ieri venivamo da qua.
Quindi guardate sulla cartina, faremo questo percorso ad anello e ricominciano i perri. Perros già al lavoro. Eccone un altro. La mattina ha l'oro in bocca e questa in particolare con questo cielo è un regalo divino. Eccoli, trabajadores. Ragazzi, io lo dico continuamente, ma dove siamo? Dove siamo? È incredibile pensare come gli animali possano adattarsi a una determinata situazione, a determinate abitudini a cui vengono abituati, acostumbrados. Se pensate a dove abbiamo dormito, in che condizioni, è bellissimo perché per noi è la diversità, è un po' tornare indietro, sono sempre le solite cose, ma le solite cose vanno anche ridette perché non bisogna mai darle per scontate. Questo perché, per chi non avesse visto il video precedente, Pablo ci ha raccontato che tutti questi perros che incontriamo lungo la strada hanno in realtà una propria casa, hanno una propria famiglia, però dalle 8 del mattino fino alle 5 del pomeriggio circa si riversano in strada, quasi in mezzo, facendosi notare, perché sono stati abituati dai passanti a ricevere cibo e quindi sono lavoratori. Dalle 8 alle 5 del pomeriggio si trabaja. Ho aperto le zip, ma la temperatura non è che sia proprio super confortevole, quindi le richiudiamo. Sempre Pablo della Posada ci ha raccontato che questo monte che vedete appuntito è il monte che viene scalato dalla comunità indigena del posto nel mese di agosto per un ringraziamento per la stagione migliore che si ha davanti. È una sorta di Inti Raymi, che è la fiesta del sol che viene celebrata a giugno a Cusco e che è una tradizione che hanno inserito gli Incas. Il ringraziamento in questa comunità è rivolta soprattutto alla madre tierra, e cioè a Pachamama. Tradizioni incaiche che continuano nonostante la modernità abbia preso ormai piede in questi secoli, ma non in queste alture. Un altro trabajador, tutti nella propria postazione. Siamo partiti stamattina a 3500 metri di altitudine e guardate le montagne che abbiamo intorno. Guardate che posti in questo mondo, considerate che adesso siamo saliti a 3008, scesi a 10 gradi, sono le 10 di mattina, fatta una bellissima colazione, ragazzi è bellissimo e al tempo stesso speriamo che lo sia anche per voi il fatto che condividiamo quello che stiamo vivendo. Per noi ragazzi è un lavoro enorme, ma al tempo stesso per vivere, giustamente aggiungo, bisogna lavorare, sarebbe anche un po' ingiusto far questo senza lavorare. Stiamo constatando che il territorio ecuadoriano non è affatto semplice, è praticamente tutto in quota esclusa la costa, e non solo, Pablo ci ha anche detto che da giugno, con l'arrivo della loro bella stagione, cioè la stagione secca, si alza un vento molto forte che dura mesi fino a circa settembre e che può raggiungere gli 80 km/h, quindi è un po' una condizione simile a quella che si verifica in Patagonia. Però bisogna ammettere che questi panorami a queste latitudini ci stanno davvero regalando un sogno, al di là della vita difficile che vi si svolge, dell'altitudine, del freddo, dato che anche qui le case quasi sempre non sono dotate di riscaldamento, ma i paesaggi dovuti sia all'altitudine sia alla vicinanza con l'equatore sono davvero splendidi. Siamo quasi arrivati all'incrocio, se andiamo dritti andiamo diretti verso il Pacifico e il titolare della struttura ci ha detto che c'è una discesa che in 30 minuti si scende da 4000 metri a 150 metri, ma noi prenderemo sulla destra per fare appunto questa strada che circunnaviga la laguna Quilotoa. Perro descansa, riscaldano i motori, che tranquillità, i cani che sembrano delle volpi. Allora, qua il navigatore dice sulla destra. Attraversata la comunità di Zumbawa, ci dividono 13 km dal punto dove vi vogliamo portare. Cerdo en la via, Los Guardianos, Patron. Ecco l'indicazione turistica, Laguna de Quilotoa, 12 km e 7. Si sta allestendo il mercato di Zumbawa.
maiale al pascolo, al guinzaglio in questo caso, sono delle realtà che noi abbiamo veramente dimenticato e che secondo noi, giudicando la vita che vi si svolge, non avranno fine in queste zone, in cui le culture sono particolarmente radicate e il contatto con l'esterno è estremamente limitato. Gola impressionante da questo lato, creata dal fiume che abbiamo visto scorrere, ovejas al pascolo, oggi è giornata di bucato, dato il bel tempo. Ecco il canyon visto da vicino. Si sale ancora di più. Siamo a Quilotoa. Disculpe, ¿se puede ingresar? Sí, $2 por persona. De los dos, $4. Ok. Muchas gracias. Praticamente la laguna si trova a ridosso del paesino, diverse cabañas per dormire per la noche. Allora, qua non si può andare. Disculpe, ¿se puede ingresar con la moto? Por una foto. Puedes ingresar por esta vía, hasta arriba, Ah, acá? hasta el cráter. Se puede con la moto? Sì, toma. Si puede, ma io qua la vedo complicata. Aspetta che non è tantissimo ripida. Però se scendi forse è meglio, sì che sembra che non è ripida. Ah, ecco la Tenerona, va tranquilla, quasi tranquilla. Sì, ogni volta è un terno all'otto qua. Abbiamo intrapreso questa strada sterrata e non abbiamo continuato per la strada asfaltata perché l'altra non ci avrebbe condotto al cratere e quindi alla laguna e non si poteva entrare con la moto. Mamma mia ragazzi, Despacio, è durissima ragazzi, come al solito. già arrivare fino a qua è un'impresa, grande Tenerona. Fermo un attimo che sento la testa pulsare. Piano piano. Provo a girare in fondo se trovo un punto panoramico. Forse qua, ma non vorrei andare di sotto con il peso e tutto, quindi non rischiamo, che è meglio. Cioè ragazzi, è altissimo, Tenerona, non andare di sotto, mi raccomando, Ma ragazzi, ma siamo a picco. No, questa cosa non mi gusta molto. Spostiamo la moto, anche se qua dovrebbero passare con le auto, però fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ok, Ci siamo quasi. Ragazzi, dove siamo finiti? Oh my god! Siamo sul cratere di un vulcano, siamo nella sua caldera formatasi circa 800 anni fa. L'acqua è smeraldo grazie ai minerali che si sono depositati. La gente del posto dice che il livello dell'acqua è molto diminuito da 10 anni a questa parte, c'è quindi un cambiamento in corso, ma è davvero una meraviglia della natura. Secondo l'osservatorio geofisico ecuadoriano, per definire un vulcano inattivo devono passare 1000 anni. Se è vero che questo vulcano ha eruttato circa 800 anni fa e ha creato tutto questo, siamo di fronte ad un vulcano che può non essere inattivo.
Ho lasciato Sara su per non fargli fare la discesa, ma come sempre mi infilo dove non mi dovrei infilare con la motocarica, quindi attenzione, con calma che ce la facciamo, dai. L'ho messa male la strada qua, ma a sinistra dovrebbe essere meglio. Dai Tenerona, dai, grande. Siamo arrivati al punto di partenza. Mamma mia ragazzi, ancora non si abitua il fisico. C'è anche un amico qua vicino a noi. Hola, come stas? Prima di ripartire, sempre per fare i test ben fatti, tolta la GoPro ed inserita la GoUltra per via del peso. Sembra una banalità, ma avere la comodità di rivedersi sull'action pod per trovare la giusta posizione non è cosa da poco, perché spesso e volentieri vi è capitato di vedere che l'angolo dell'orizzonte non è mai perfettamente in piano. Poi con il giusto supporto possiamo anche attaccarlo qua. E vi ricordo che questo resiste agli schizzi, mentre questa è subacquea. L'audio che state ascoltando è l'audio diretto della camera, non abbiamo microfoni esterni o lavalier. Non lo dico solo per voi, ma ripeto, pippone on the road in diretta. Ora spappoliamoci questa discesa, ovviamente senza Sara. Attenzione al canale laterale. Passiamo di qua. Poi prima non siamo saliti da questa. Me le trovo tutte? Me le cerco sempre. Ok. Ci siamo. Sara l'abbiamo persa? Alla Chico! Ripartiti proprio ora dalla laguna. Il cielo inizia a coprirsi, per cui è meglio scendere dai 3009. La nostra direzione ora sarà la capitale Quito, attraverso questa strada che ora vi mostriamo dalla cartina. I disagi delle piogge. Alla Chico! 38 all'ora ragazzi, 40 all'ora! Ma fate attenzione perché con la pioggia capita questo. Siamo a Chukchilan, la piazzetta, la chiesa in ristrutturazione, la vita cittadina portata all'essenziale. Abbiamo notato che le comunità indigene, forse giustamente per il loro passato, continuano ad essere diffidenti, forse dovuto anche al carattere montanaro delle loro esistenze. Non c'è molta apertura come abbiamo trovato in altri posti, però è anche vero che quando quell'apertura è stata tradita, questo può esserne il risultato e non ci resta che accettarlo. Se come o se trabaja. Buenas tardes. Un poco sucio, d'altronde era un cerdo. Ecco, pezzi di montagna che cadono con le piogge. Ecco. Poi si ritrovano anche dietro alle curve, per cui bisogna sempre mantenere un pizzico d'attenzione in più. Qui è franato un pezzo di montagna, secondo noi. È franata da sopra. Pauroso. Adesso vedremo avvicinandoci. Moto? No, se vino el diluvio, la calle no existe. Però acá non si può passare con la moto. Por eso le digo, la calle no existe, es todo barranco.
¿Se, Sí, pu- otra se- ruta. se puede solo mirar por el vídeo? Pero no en la moto. ¿Otra ruta se puede con esta Sí. moto? Pero Es es cargada. como más resbalosa. Porque ahora estamos acá. Esta es la laguna Quilotoa. Esa es la quilotola, por donde ustedes vienen. Sí. La otra ruta es esta, es Otra es asfalto. regresarse. No, tercer orden. Ah, todo ripio. Ripio, tierra, a veces esa tierra resbalosa. Yo creo que no se puede con esta No, moto. muy peligroso le veo. Más que todo porque la moto es pesada. Sí, Tendría que regresarse de nuevo al Quilotoa. Y del ¿Verdad? Quilotoa, ahí se bota por Tigua. eso. Ujilía sale a la E35 y ahí es todo una Sí, autopista. la Buena vía. Panamericana. Eso, Panamericana. Muchas gracias. ¿Ocurrió vamos, esta noche? vamos a mirar, No, ya tiene 4 días. Ah, vamos a mirar caminando, ¿se puede? Caminando sí. Ve con la moto acá. El Google Maps. Ahí, por ejemplo, te viene y dice derrumbe. Control. No necesita... Aquí la dirección. necesita Internet. el chip, Por ejemplo, viene por acá, dice derrumbe, no hay paso. Entonces, usted ya comunica al otro y así pasa hasta cuando ya se su solución. Solo che acá non tengo segnale. Ah, no, aquí no hay señal. Anche qua sempre fortunati, dobbiamo tornare indietro perché la strada alternativa assolutamente mi hanno detto che con la moto cargata non si può perché è pericolosissimo, soprattutto anche per la pioggia. Per pura curiosità voglio andare a vedere perché da lontano abbiamo visto appunto tutto il crinale della montagna sceso. Cioè ragazzi, guardate addirittura delle abitazioni in fondo. Mamma mia, è pauroso. La prima parte da quanto vedo l'hanno sistemata, però sicuramente ancora i lavori sono lunghi perché il materiale sceso, i detriti saranno stati tantissimi. Guardate che disastro. Hola, buon dia. ¿Cómo está? Tutto bene, grazie. Ragazzi, è pazzesco veramente. Ma anche il rumore penso che avrà provocato. Mi aveva detto che era impossibile passare con la moto e aveva ragione, è proprio impossibile. Hasta ahí, por favor. Grazie. Hasta ahí. Mamma mia ragazzi, non c'è più la strada. E là in fondo le abitazioni che fortunatamente... Pensate, quando io vi dico che è veramente pericoloso da queste parti con la pioggia, questo è l'esempio, perché pensate a passare con la pioggia e magari viene giù la montagna. È inutile dire l'esito perché è facilmente comprensibile. Praticamente si rimarrebbe sepolti. Torniamo a Sara. Forse la frana più grande vista in vita mia. E un minimo esperienza di route, di strade, un po' sapete che ce l'abbiamo. Es un área en la que estamos buscando. Allora, il ragazzo mi ha detto che una notizia bruttissima, che mancano 2 persone, desaparecido, e le stanno cercando sotto la terra. Ragazzi, non ho parole. Mamma mia. Muchas gracias. Il problema della ruta per noi penso che sia non il minimo, sotto zero. Che ci frega, torniamo indietro. Il pensiero che avevo avuto all'inizio praticamente si è trasformato in realtà. Sembra che anche lui abbia paura. Lui un po' meno. Sarà che chiacchiera con il poliziotto. Chiacchiera sempre. Deve migliorare lo spagnolo. Fa benissimo. Muchas gracias. Listo, mi amigo. Grazie. Bueno. Buon dia. Mi hanno detto che ci sono 2 Esattamente. corpi di 2 signore Esattamente. che stanno cercando. Torniamo indietro ragazzi. Ora dovremo percorrere circa 1 ora e mezza di strada già percorsa ieri e quindi ci rivediamo direttamente sulla Panamericana.
ferro questa volta cargato. Aria decisamente più calda scendendo di quota. Siamo di nuovo nel Canton Latacunga. Di nuovo in questo momento lungo la Panamericana E35. Possiamo solo immaginare la sagoma dell'enorme Cotopaxi, 5287 metri di altitudine. Intravediamo la neve sulla cima e dicono che i suoi versanti siano così ripidi da mettere a repentaglio tutte le comunità che sono nei dintorni durante un'eventuale eruzione. Secondo vulcano che incontriamo lungo il nostro cammino, come potete immaginare, questa è terra di Perros y Fuego. La Panamericana in questo punto raggiunge i 3473 metri d'altezza. Se sube, vamos! Il costo questa volta è di $1. Rettifico, sempre 20 centesimi, avevo letto $1, quindi sempre uguale. Top! Guardate quando è forte il sole, lo capite dal fatto che sono tutti coperti, anche le mani. Comunque ora si dovrebbe scendere continuamente perché Quito è il 2008. Per darvi un'idea intanto della grandezza di Quito, abbiamo appena superato un cartello dove diceva Quito 14 km e a noi il navigatore segna 48 km per l'arrivo alla nostra casa. Estamos en Quito. Siamo nella periferia sud, la parte per soggiornare per un turista meno raccomandata. Quello che stiamo facendo è una sorta di raccordo intorno a Quito per poter raggiungere la parte nord della città. Ecco una parte della distesa enorme della città. Traffico anche per il nostro senso di marcia, follia, sono quasi 50 minuti che siamo dentro Quito ma non siamo ancora arrivati. Ciudad loca, guardate dove sono i grattacieli, sulla cima della montagna che domina Quito. Uscita, finalmente! Strada chiusa, ci tocca rientrare. Oggi la strada è infinita. Traffico infernale e anarchia più totale. Metri sulla destra, la nostra casina sarà proprio qua dentro.
Arrivati. Allora ragazzi, bruciato vivo in tutti i sensi. Oggi alla laguna un'ora e un quarto forse, tra drone, riprese varie, reel, per condividere. Veramente bruciato anche sotto la cute, ma il peggio è stato l'ingresso, perché con la motocarica tantissimo traffico, è lunghissima la città di Quito, poi tra l'altura siamo a 2850 ancora, quindi sono 20-25 giorni che siamo sempre in quota. Tutto questo per dirvi ragazzi, non ho più l'età per fare queste cose. Il fisico sta cedendo. La moto ancora no. È molto più brava di me. Ora Sara è andata a chiedere, in teoria il parcheggio dovrebbe essere qua di fianco. Piano piano scarichiamo tutto, saremo 5 giorni qua e poi una sorpresa, sia per voi che per noi. È tornata con il bottino? Sì. Allora, possiamo entrare? Mamma mia, amore, si è bruciato. Fammi strada. Una Guzzi, ma in fondo. Arrivati veramente.